Ciao a tutti e bentornati sul canale. Vi avevamo già anticipato qualcosa nel video di settimana scorsa, ora possiamo svelarvi dove ci troviamo. Siamo a Montelupone, un borgo bellissimo tra le colline marchigiane, che è anche un po' misterioso e presto scoprirete perché. Ci fermeremo qui per qualche giorno per vivere appieno l'atmosfera di questo luogo e ringraziamo la Taverna dell'Artista che ci ospiterà e che ci darà la possibilità di portarvi con noi in questa nuova esperienza. Prima di iniziare, come al solito, iscrivetevi al canale. Ora partiamo. A 10 km dal mare Adriatico e immerso tra le dolci colline marchigiane si trova un borgo davvero suggestivo, che ha mantenuto intatto nei secoli il suo aspetto medievale, con mura e porte d'accesso al centro storico. Siamo a Montelupone e non vediamo l'ora di portarvi con noi in questa nuova avventura. Guidando verso il paese, il paesaggio intorno a noi è splendido e ci colpisce da subito. Ci fermiamo anche un paio di volte prima di arrivare perché il panorama era troppo bello per non essere immortalato. Arrivati in centro ci dirigiamo verso la Taverna dell'Artista, dove alloggeremo per i prossimi 3 giorni e che dobbiamo prima di tutto ringraziare per averci invitato a scoprire questa realtà così speciale. Siamo appena arrivati a Montelupone e questa è la nostra stanza alla Taverna dell'Artista, è la più antica del palazzo e il soffitto è ancora tutto dipinto e decorato, è stupendo. Ci sono anche delle crepe, ma sono state lasciate volutamente perché in paese c'è stata una frana tanti anni fa, ma ve ne parleremo meglio dopo. Questa è l'ultima testimonianza di quello che è successo nel borgo. Iniziamo ad esplorare il paese, che è piccolo ma tantissimo da offrire. Si trova in una posizione davvero privilegiata. La vista dal borgo spazia dalla riviera del Conero da un lato ai Monti Sibillini dall'altro. È perfetto secondo noi da usare come base per scoprire la regione. Partiamo con la nostra camminata da Porta Santo Stefano e continuiamo lungo la cinta muraria davvero ben conservata che percorre tutto il perimetro del centro storico. Passiamo accanto a grandi parchi e diversi punti panoramici, fino ad arrivare al secondo accesso, la Porta Ulpiana, e passando sotto i suoi grandi archi ci immergiamo negli stretti vicoli che ci conducono con diversi saliscendi fino alla piazza principale. Qui si affacciano diversi edifici storici, tra i più importanti del borgo, come il Palazzo Comunale, il Palazzetto del Podestà e la sua bella torre civica. Dato che siamo arrivati a metà mattina, dopo la passeggiata esplorativa ci fermiamo al Caffè del Teatro, che si trova proprio qui in piazza per un aperitivo fantastico, talmente abbondante che ci è bastato anche come pranzo. Se passerete da queste parti non dimenticatevi di assaggiare anche il gelato, che producono loro artigianalmente, davvero buonissimo. Questo pomeriggio faremo la prima di molte esperienze speciali, prenotata sempre tramite la Taverna dell'Artista. Una camminata di 6 km nelle campagne monteluponesi, in compagnia di Francesco Paolo, guida ambientale escursionistica che ci ha portato a scoprire scorci pazzeschi, mentre ci raccontava della geologia e della flora di questa stupenda zona. Ci sono boschi, grandi oliveti, strade bianche che passano accanto a campi coltivati e alle carciofaie. È stata davvero una camminata speciale. I paesaggi intorno a noi sono fuori dal tempo. Rientriamo in paese accompagnati da un tramonto rosso fuoco di una bellezza incredibile. Montelupone è presidio slow food per una varietà di carciofi che viene prodotta solo qui. Sono più piccoli della media, dolci e senza spine. Maggio è il mese perfetto per assaggiarli. La Taverna dell'Artista propone infatti un menù tutto a base di carciofi. Questa sera li proviamo in insalata e fritti in pastella, sono davvero deliziosi. Alle 10 iniziamo il mystery tour tra le vie del borgo, guidati da Leonardo, che ci racconta con passione ed entusiasmo di leggende, strani fatti realmente accaduti negli anni qui a Montelupone e di persone che hanno segnato in modo indelebile la storia di questo paese. Tutto in modo divertente, mai noioso e anche con qualche colpo di scena. Il tour si trasforma poi in un vero e proprio spettacolo teatrale sotto le stelle. Assistiamo ad un duello e io vengo eletta la strega del gruppo. È stata un'esperienza fantastica che vi consigliamo tantissimo. Direi che dopo la prima giornata qui siamo più che entusiasti. Dopo un'abbondante colazione inizia il nostro secondo giorno a Montelupone. Prima tappa di oggi, l'abbazia benedettina di San Firmano, splendida costruzione risalente al IX secolo.
Si trova a 5 minuti dal centro del paese ed è un luogo ricco di storia e anche con qualche mistero. Nonostante la facciata sia abbastanza modesta, l'interno è davvero maestoso, con una lunga scalinata che porta all'altare e altissimi pilastri che sostengono gli archi. Questa millenaria chiesa conserva tuttora la sua struttura originaria ed è davvero splendida. Particolarmente interessante è la cripta, con il pavimento in cotto che forma cerchi concentrici che partono da una croce centrale. I capitelli sulle colonne sono tutti diversi tra loro e sui muri si possono notare delle croci rosse dipinte che dovrebbero appartenere all'ordine dei crociferi. Proprio qui accanto parte una piacevole passeggiata in mezzo alla natura che costeggia il fiume Potenza. Questo sentiero che stiamo percorrendo è inserito all'interno di un percorso più lungo da poter fare in bici o a piedi che va fino a Porto Recanati. 5 minuti di auto e ci fermiamo per vedere un mulino fortificato, importante costruzione legata alla storia del paese. Da notare sul lato del torrione un antichissimo stemma di Montelupone che raffigura un lupo che domina su 6 colli. Per pranzo torniamo in taverna, dove oggi proviamo un tagliere di prodotti tipici della zona. Dopo l'ottima pausa, conosciamo Alberto, volontario del comune che ci accompagnerà alla scoperta di alcuni luoghi unici da poter visitare in paese. Prima tappa, il teatro, che si trova all'interno del palazzo comunale. Una cosa che non sapevamo, le Marche vengono chiamate la regione dei teatri. Anche nei comuni più piccoli ce ne sono di splendidi, perché sono sempre stati prima di tutto un luogo di ritrovo e aggregazione. Quello di Montelupone è a dir poco meraviglioso, con bellissimi affreschi sulla volta e la sua perfetta forma a ferro di cavallo. A salire sul palco mi è venuto un po' di magone perché è 2 anni che adesso ho smesso di fare danza classica, però mi manca. La visita ci è piaciuta tantissimo, anche vedere la parte dei macchinari scenici fatti tutti in legno che si trovano sopra il palco, è stato davvero bello. Ci spostiamo poi alla torre civica. Purtroppo non è possibile salire in cima per questioni di sicurezza, ma dopo una stretta rampa di scale si può osservare il meccanismo originale dell'orologio della torre, ancora tutt'oggi funzionante. Concludiamo il nostro pomeriggio al Museo Storico Fotografico, inaugurato nel 2008, in cui sono conservate più di 700 macchine fotografiche e cinematografiche, provenienti da tutto il mondo, e che risalgono dalla metà dell'Ottocento fino all'avvento del digitale. Per appassionati come noi è fantastico. Alcuni pezzi sono incredibili, come questa piccolissima fotocamera che arriva dal Giappone. Ci siamo divertiti molto a scoprire la collezione. Salutiamo Alberto che rivedremo domani per continuare la nostra esplorazione e torniamo in taverna. Ci aspetta Antonino, lo chef, per un corso di cucina speciale. La taverna dell'artista è un locale specializzato in risotti, una cosa non molto comune nelle Marche, e questo grazie alla passione dello chef e alla collaborazione con la riseria Ferron. Antonino infatti questa sera ci insegnerà a cuocere il riso secondo l'antico metodo Ferron, in cui non bisogna mai mescolare dopo aver tostato e ricoperto di brodo il riso. Per noi che siamo di Pavia e siamo abituati a cuocerlo in tutt'altro modo, è pazzesco vedere come non si attaccasse alla pentola nemmeno un po'. Grazie a questo tipo di cottura, Antonino riesce a preparare anche 3 risotti allo stesso tempo. Alla carta infatti ce ne sono 15 tipologie differenti. Se questo corso vi incuriosisce, può essere fatto tutti i martedì su prenotazione. Mangiamo i deliziosi risotti che abbiamo contribuito a cucinare. Tra i due abbiamo preferito quello con carciofi di Montelupone e guanciale dei Sibillini. Dopo cena ci aspetta la prima delle 2 escape room create nei sotterranei del palazzo Narcisi Magnier, la nostra casa in questi giorni. In una vera grotta del 1700 dobbiamo ripercorrere storie accadute realmente in questi cunicoli, aiutati solo dalla luce di candele e lanterne. Per fortuna Malachia, interpretato da Marco, è venuto in nostro soccorso, altrimenti a quest'ora saremmo ancora nella grotta cercando la soluzione per uscire da lì. Se vi piacciono gli enigmi, qui troverete senza dubbio molto su cui ragionare. Complimenti a Leonardo e Marco per averla creata. Prendiamo in prestito una delle lanterne dell'escape room e facciamo una passeggiata serale per il borgo, che la sera ha quest'aura mistica. Ci sono poche persone e dopo il mystery tour di ieri e l'escape room di oggi ci sentiamo come catapultati in un altro tempo. Ultimo giorno a Montelupone per noi. Oggi piove e c'è la nebbia. Sembra quasi autunno, ma anche così dobbiamo dire che ha un certo fascino. Facciamo un giro tra le strette vie per goderci un po' di questa atmosfera. In 3 giorni abbiamo praticamente visto 3 stagioni diverse.
Oggi il tempo non è dalla nostra parte perché siamo a maggio ma sembra novembre, però ci sono un sacco di cose da vedere al chiuso, quindi oggi faremo quelle. Incontriamo di nuovo Alberto, che ci accompagna questa volta all'interno del Palazzo del Podestà, dove si trova la Pinacoteca Civica. Troviamo esposti alcuni bozzetti di Gabriele Galantara, detto Ratalanga, giornalista e uno dei maggiori caricaturisti e disegnatori satirici italiani, nato proprio qui a Montelupone nel 1865. Sempre nello stesso salone è conservato un plastico che riproduce l'abitato. Con un filo rosso è segnata la linea di frana, di cui vi abbiamo parlato a inizio video, e che nel 1980 tagliò letteralmente il paese in due. Montelupone è costruito su una collina ricchissima d'acqua, e questo creava frane molto pericolose. Il borgo stava per essere abbandonato da tutti gli abitanti, ma si riuscì a costruire una galleria drenante per l'acqua in eccesso e a salvare così il paese. Anche all'interno della bellissima chiesa di San Francesco è visibile chiaramente l'effetto del cedimento del terreno. Infatti la struttura, oggi perfettamente ristrutturata, è molto più alta da un lato che dall'altro. Ci fermiamo per pranzo e assaggiamo alla taverna dell'artista il nostro primo Vincis Grassi, un piatto tipico della cucina marchigiana. Paolo prova quello tradizionale, con ragù di carni miste, mentre io la versione rivisitata preparata solo qui, con il carciofo di Montelupone. È buonissimo. A proposito della frana di cui vi abbiamo parlato prima, abbiamo avuto la possibilità nel pomeriggio di visitare la galleria drenante che corre sotto a tutto il centro storico. È stata un'esperienza abbastanza surreale, di certo non una cosa che si vede tutti i giorni. Ci siamo sentiti un po' come dentro Matrix o un videogioco post-apocalittico, decidete voi. L'acqua è ricchissima di calcare e in relativamente pochi anni si sono già formate piccole stalattiti e stalagmiti. Ultimo luogo da vedere è il Museo di Arte e Mestieri Antichi. È grandissimo, diviso per aree tematiche e così ricco di oggetti curiosi che si potrebbe passare qui dentro mezza giornata. Passiamo dagli attrezzi agricoli a quelli di calzolai e falegnami, dai macchinari di una tipografia ad un ambiente che ricrea l'aula di una scuola molto interessante. Per concludere in bellezza la nostra permanenza qui, questa sera ci cimentiamo nella seconda escape room ideata da Leonardo. È basata interamente su fatti reali, sulla vita di un uomo sfortunato che abitava il palazzo in cui ci troviamo e che ha lasciato letteralmente il segno nella storia di questo luogo. Ma non vogliamo svelarvi di più, gli enigmi sono pazzeschi e congegnati perfettamente. Per noi è incredibile come in un comune così piccolo ci siano così tante cose da fare, luoghi da vedere e non per ultimo cibi tipici da assaggiare. Ovviamente in questo video non abbiamo voluto spoilerarvi troppo su tutto quello che c'è da scoprire a Montelupone. Dovete assolutamente venire qui, provare in prima persona queste esperienze e ascoltare le storie raccontate con grande passione da chi ha accompagnato anche noi in questo viaggio. Siamo grati per aver avuto l'opportunità di raccontarvi questa realtà così unica in cui ci siamo divertiti e sentiti a casa. Grazie per essere arrivati alla fine del video, speriamo che questi giorni a Montelupone e le esperienze che abbiamo provato vi siano piaciute e che vi abbiano incuriosito. Dobbiamo assolutamente ringraziare Leonardo per averci dato questa opportunità e per essere stato un fantastico padrone di casa. Noi vi lasciamo qui sotto in descrizione tutti i link alle loro pagine Facebook, al sito, così potete trovare più informazioni dettagliate. Fateci sapere nei commenti se siete mai stati a Montelupone o se lo conoscevate, siamo curiosi di leggervi. Venerdì ci prendiamo una piccola pausa, quindi il prossimo video uscirà venerdì 14 luglio e vi porteremo con noi nella terza regione del nostro viaggio on the road, l'Umbria. Come al solito, se vi va di sostenerci, lasciateci un mi piace e iscrivetevi al canale così non vi perdete anche tutti i prossimi video. Ci vediamo direttamente dall'Umbria tra 2 settimane. Ciao! Ciao ciao!